Il primo passo è scaricare l'applicazione dal Play Store o dall'App Store. Nella ricerca digitiamo 2D Scanner Pro, una sola parola senza spazi. L'applicazione ha questa icona gialla, la installiamo e proseguiamo. Apriamo l'applicazione e ci assicuriamo che lo strumento sia acceso. Poi premiamo il primo pulsante Collegare. Qui dobbiamo accettare le autorizzazioni necessarie per la scansione tramite Bluetooth. Su Android l'autorizzazione alla posizione serve solo a rilevare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. L'applicazione non utilizza la vostra posizione per nessun altro motivo. È importante concedere questa autorizzazione affinché il 2D scanner compaia nell'elenco dei dispositivi disponibili. Tocchiamo il numero identificativo del nostro strumento, la connessione viene stabilita e siamo pronti a continuare. Da questo momento in poi, ogni volta che avvieremo l'app e il dispositivo sarà acceso, la connessione avverrà immediatamente. Una cosa che dobbiamo fare già all'inizio è l'impostazione della lingua. Chiaramente a noi interessa l'italiano, i menu verranno tutti in italiano, ma anche quando faremo una connessione alla guida, all'help, ci uscirà da internet in italiano. Questo è il menu principale. Nel menu principale vediamo la simbologia della livella elettronica che esamineremo dopo successivamente, ma con questo pulsante possiamo attivare la livella. Ok? Poi abbiamo la batteria per vedere la situazione della batteria, che sappiamo dura in genere almeno 4 ore, però essendo una batteria 18650 può essere facilmente sostituita anche durante il lavoro, quindi non ci sta problema di autonomia. Vediamo anche la temperatura di funzionamento del motore all'interno dello scanner. E poi abbiamo la possibilità di utilizzare l'app con una modalità scura. Allora vediamo gli altri pulsanti del menu principale. Scansione combinata, diciamo, è la scansione più importante, quella più frequentemente utilizzata, la analizzeremo dettagliatamente successivamente. Invece andiamo a vedere la gestione dei file. La gestione dei file ci fa apparire un elenco con tutti i file che abbiamo scansionati e a fianco a ogni file scansionato chiaramente troviamo la data, l'ora in cui lo abbiamo realizzato, ma troviamo anche una piccola icona della scansione del rilievo che abbiamo fatto. In questi file compaiono solo quelli definitivi, cioè solo quelli diciamo salvati alla fine, alla chiusura del nostro rilievo. Però siccome noi durante un rilievo abbiamo la possibilità, noi ma anche il sistema stesso, di fare dei salvataggi automatici intermedi, se volessimo visualizzarli e lavorarci possiamo attivare la casella mostra salvataggi intermedi e in questo caso appariranno anche i salvataggi intermedi. Cosa possiamo fare in questo menu? Una volta selezionato uno o anche più file, cosa possiamo fare con questi file? Possiamo condividerli, cioè inviarli. Se non li abbiamo inviati nel momento del salvataggio li possiamo inviare ora. Li possiamo cancellare se vogliamo liberare spazio in memoria e non ci occorrono più, oppure addirittura li possiamo caricare di nuovo nella nostra scansione combinata e continuare un rilievo su un file che avevamo realizzato in precedenza, magari agganciandoci con dei segnali o degli angoli che vedremo successivamente. Dopo gestione file abbiamo un pulsante di visualizzazione del disegno, non fa altro che farci vedere l'ultima scansione che abbiamo fatto. Dopodiché abbiamo il pulsante della livella bolla che, come abbiamo detto precedentemente, lo possiamo attivare in questo momento qui, ma può essere attivato in qualsiasi momento con l'icona che abbiamo nella barra degli strumenti. Cosa vediamo nella livella? Vediamo sia a livello numerico l'inclinazione pitch, cioè significa l'inclinazione lungo l'asse longitudinale dello strumento, diciamo lungo il laser, sia il roll, cioè l'inclinazione laterale. Il cerchio rosso sta a indicarci che fino a che la bolla rientra in questo cerchio rosso
lo strumento riesce a compensare eventuali errori di non perfetta verticalità dell'asse primario. Quindi se non è perfettamente in bolla, lo strumento comunque riesce a calcolare la distanza come se fosse orizzontale. Nel momento in cui lo strumento viene inclinato di 90 gradi per produrre una sezione verticale, quindi non più una planimetria ma una sezione, anche la livella che era sferica diventa una livella a bolla torica. Quando lo andiamo a mettere in posizione orizzontale, allora la livella elettronica automaticamente ritornerà a essere una livella sferica. Vediamo invece il pulsante utensili. Cosa possiamo fare prima di iniziare qualsiasi scansione col pulsante utensili? Intanto possiamo assegnare l'unità di misura che vogliamo usare nel nostro rilievo. Poi abbiamo il pulsante terminale. Questo pulsante terminale, diciamo, è un'opzione che di solito l'utente medio non deve utilizzare, perché serve per intervenire nel software e nel firmware per modificare una serie di parametri. Questo valore, quindi questi valori non andrebbero mai modificati se non sotto la guida del produttore. Ripristina l'ultimo file è una funzione attualmente non attiva. Invia file di registro invece è una funzione molto importante. Invia file di registro ci consente di inviare tramite WhatsApp o tramite email al produttore tutto ciò che abbiamo fatto nel nostro lavoro. Carica firmware ci serve appunto nel caso venisse prodotto un nuovo firmware per aggiornare lo strumento, possiamo caricarlo attraverso questa funzione. Invia tutti i file e elimina tutti i file ci consente appunto di cancellare contemporaneamente tutti i file che abbiamo sul telefono, i file relativi alla scansione chiaramente, oppure di inviarli tutti contemporaneamente su WhatsApp, su una nostra mail e così via. Queste due funzioni che troviamo qui sotto ritengo siano molto importanti anche per me, perché l'esporta segnale DXF cosa comporta? Una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, ne parleremo successivamente, è che questo strumento su ogni punto che misura ci consente di conoscere la qualità della misura che lui ha fatto. Quando è che una misura non ha una buona qualità? Non ha una buona qualità quando, per esempio, prende un vetro, uno specchio, oppure una superficie molto inclinata, dove abbiamo contemporaneamente una parete un po' più avanzata e un'altra più arretrata. In questi casi il segnale non è tanto sicuro, quindi ha una bassa qualità. Per cui se noi diciamo di esportare in DXF anche questo segnale che ci dice la qualità della misura quant'è, noi nel nostro file DXF intorno a ogni punto che abbiamo misurato vedremo un cerchietto giallo. Questo cerchietto, a seconda della sua grandezza, ci dirà la qualità di quel punto. Se è un punto di ottima qualità il cerchietto sarà molto piccolo, se il cerchietto è grande vuol dire che quel punto non è tanto sicuro e quindi possiamo fare una prima analisi sul rilievo che abbiamo fatto. Invece questo punti DXF come significa come vogliamo esportare in DXF, in CAD il nostro rilievo. Abbiamo tre possibilità. Cioè ogni punto che misuriamo sarà un point di AutoCAD, un punto esatto? Sì. Allora prima possibilità. Seconda possibilità, polilinee, cioè non abbiamo i point di AutoCAD, ma abbiamo una polilinea che unisce tutti i punti che abbiamo misurato. Oppure entrambi. Se decidiamo di averli esportati entrambi, noi avremo sia i point su ogni punto che la polilinea che unisce tutti questi punti. Chiaramente sul DXF saranno su due layer diversi, quindi potrò sempre congelarne uno e vederne solo un altro. Infine, nell'ultima casella abbiamo la possibilità di aumentare o diminuire il font, i caratteri delle nostre visualizzazioni, no? Sto aumentando, di solito il font size 6 è sufficiente. In aiuto
come vi ho detto prima, avremo il collegamento alla guida online. Quindi se io premo su aiuto, mi collego a internet, se sono connesso a internet, e automaticamente verrà fuori la guida in italiano relativa a quelle funzioni che sto esaminando in questo momento. Come vi spiegherò dopo, esiste anche una guida interattiva sulle singole funzioni. Cioè io ho, oltre a potermi collegare a internet nella guida scritta, io posso avere una modalità di aiuto in cui premendo su un tasto mi compaiono in una finestra gli utilizzi di quel tasto, come si usa e a cosa serve. Lo vedremo successivamente. Infine nel tasto Info Privacy compaiono una serie di informazioni e autorizzazioni che io devo accettare per utilizzare lo strumento.